poco, cioè tipo un'ora e un quarto. Dovrei studiare per l'esame che ho giovedì prossimo, però non riesco a concentrarmi, quindi vabbè, sfruttiamo questo tempo per fare qualcosa un attimo. E devo provare 2 o 3 cose. In pratica la mia coinquilina Essone, che si trasferirà, andrà via a fine giugno, voleva liberarsi di un po' di cose, quindi le ha distribuite tra me e l'altra coinquilina, e quindi ho 2 cose da provarmi. E anche ho dato questa borsetta nera di Bershka e ho detto senti, io la prendo, poi non so se la userò o meno, perché a me piace anche quando vado a fare serata che ci sia almeno una bottiglietta piccola dentro, e questa non so se è abbastanza grande, perciò questa felpina di Pieces è bella calda. Non so, allora io sono una grande fan delle righe, ma non so se questo con questa struttura così lo userei in giro. È anche un po'... non si vede forse bene in camera, però sarebbe da passare con gli spelucchiatori. Però in caso lo userei, quindi. E poi questo cardigan rosa che non è proprio il mio stile, però ho detto no, senti, non ho tante cose per l'ufficio, quindi magari lo userei in quel contesto lì. Boh, non sono troppo convinta neanche da questa shape, però ho detto senti, dammeli, se tu non te li vuoi portare via, non buttarli, e in caso li porterò agli eventi tipo di Swaspot, che è appunto un'associazione qui, o in generale eventi in cui si fa baratto, scambio di abiti, quindi boh, vedremo se li indosserò o meno. Vabbè, adesso studio. Whatever means it can come up. So what happens is I may have internalized a bunch of triggers. Ok girl, whatever. The next time I'm walking down the street. Buongiorno. Allora, con il caffè che alcuni miei amici mi hanno regalato al compleanno, ho deciso di non usarlo per l'espresso, però ho deciso di farci il cold brew, che è una cosa che io faccio di solito, appunto, estate, periodo giugno-agosto, che per chi non lo sapesse è il caffè estratto a freddo. Quindi io ieri mattina ho messo il caffè e l'acqua nella French press, e poi adesso lo filtro, quindi così. In pratica sto spingendo il caffè sotto, però siccome questa French press non funziona perfettamente, e vedo che se lo filtro così direttamente comunque ci sono dei rimasugli, lo filtro ulteriormente con anche un filtro per il drip coffee. A me questo tipo di caffè piace, a parte che appunto ne faccio un po' e mi dura per 2 o 3 caffè. E poi perché è molto dolce, cioè è meno amaro del caffè, di un caffè normale per noi, ed è anche abbastanza forte. E non è così difficile da fare, cioè non serve la French press se avete un filtro di qualche modo. Cioè se avete un filtro di caffè tipo questo si può fare lo stesso, solo che ci vorrà un po' più a filtrarlo, perché ci saranno più rimasugli di chicchi di caffè da togliere. Vedete che anche se appunto c'era la French press rimane un po' di sedimento, e io preferisco levarlo.
E questo è il mio bel caffè per i prossimi 2 giorni. Ed ecco la Colaz, anche se a livello di clima oggi non è proprio troppo da caffè freddo, però sto editando qualche ora e siamo a giugno e sto editando i video di dicembre. That's just how it is. Ho avuto anche una discussione con mia sorella su questa cosa e mi fa no ma vabbè ma skippali, e fai già i video un po' più primaverili, edita quelli e poi si vede. Però per me è più importante avere questa linea temporale in video, la mia lenta progressione, tipo una miniserie televisiva che più che per le altre persone, per me, per rivedere i momenti che ho passato e insomma le mie varie fasi della mia esistenza qui in Danimarca, e quindi non mi interessa se posterò a giugno un video di Natale. È così. Sto uscendo con delle amiche, sono le 9:30 e c'è ancora tutta questa luce. Non so se mi abituerò mai a questa cosa, all'estremo contrasto che c'è tra i mesi invernali e quelli estivi. È davvero notte e giorno, letteralmente. Lei è bravissima. Ma sono Fa, bellissime. non so, fai doodle di Bus. Gallagher The Rock con dietro Moomin e il trucco da David Bowie. Questa cosa è incredibile. Oggi io e una mia friend andiamo da Kirppu, che è da parecchi mesi che non ci passo e c'è bisogno di fare un po' di shopping estivo, nonostante oggi ci siano comunque tipo 13 gradi. Questa va. Costa pure un botto. Si può. Buh. No. Buh. Ma lo sai che li comprerei quelli del Barcellona? Hai sbagliato. Oddio, secondo me a me stanno. No. Aspetta che ho tolto A il me sbagliato. io il polpaccio. No, sto per spendere la mia spesa. Vedi, io sono arrivata a quel punto e poi mi sono bloccata. Oddio, sono stertissima. Dopo come cazzo me li levo? Allora niente, rip. Perché è un eccesso? Perché questi sopra 100% AI. Bro. Vengo. Ma noi non abbiamo Will You Mind? Sì. Danish Summer. Tornata a casa un po' delusa, perché è proprio vero che quando non hai soldi ci sono sempre un sacco di cose che vorresti comprare, un sacco di cose belle che ti attirano, e invece quando hai soldi non trovi niente. Ed è stato così per me da Kirppu, cioè l'ultima volta che ero andata ad ottobre avevo trovato davvero tante cose, ne avevo prese solo una parte e poi il resto ho detto vabbè, sarà un'altra volta. E oggi invece, cioè, ho provato solo 3 cose, ho provato 2 jeans e un top, però non. Tutte le cose che mi piacevano non erano della mia taglia,
e quindi niente. E siccome siamo uscite circa all'1:30 dal negozio, poi siamo andati a mangiare da Sunset Boulevard, che è tipo un fast food danese, cioè non so se sia danese, però si trova qua in Danimarca. E non male, era da davvero tanto tempo che io non mangiavo in un fast food così, proprio fast food unto e bisunto. Adesso mi faccio un po' di un riposino e poi studio. Sono sveglia da 2 ore, ma mi sento come se mi fossi appena svegliata. È una sensazione orribile svegliarsi stanchi, però vabbè. Oggi c'è un tempo brutto, piovendo, cielo grigio, 9 giugno, vabbè. Però devo uscire per fare un po' di servizi, devo stamparmi un po' di cose, di appunti per ripassare per l'esame di giovedì, quindi devo passare in uni, e poi devo ritirare un pacco. Sta iniziando ad arrivare le cose che ho ordinato con il primo stipendio, appunto, cioè mi sto togliendo un po' di sfizi, un po' di cose, alcune che mi servono, alcune magari non proprio, però dopo mesi e mesi di non poter prendere nulla, insomma, dovevo un attimo... Il pacco non era ancora arrivato, in compenso ho stampato le cose per l'uni, ho fatto altre cose e sono passata anche da un nuovo negozio dell'usato e mi sono presa dei pantaloni, questi, che non sono proprio il mio stile, cioè nel senso non sono una cosa che userei tutti i giorni per andare in giro, però li stavo cercando appunto per un po' per quando vado a fare le passeggiate, piove, e per la Norvegia. Quindi dei pantacomodi con la stringa sotto, leggeri, che si asciugano velocemente e quindi pronta per... e poi sono anche abbastanza leggeri e pronti per andare in Norway. Adesso studio di nuovo, sono abbastanza impanicata perché sto studiando male per questo esame, oggettivamente non... trovo molto difficile concentrarmi, non sono motivata e sono stufa, però bisogna farlo. Cioè, sono motivata perché voglio andare bene, sono una persona a cui piace andare bene agli esami, non è che... Cioè, insomma, se prendo la minima sufficienza dico ok, bene, però non è che mi va giù proprio, quindi niente, mi devo mettere sotto oggi e domani, è proprio... Ieri i pacchi non erano arrivati, ma oggi sì, quindi vado a ritirare e non è solo il pacco di Zalando, ma c'è un'altra cosina. Sono le 4 magliette. Sono tutte attaccate tra loro. Oddio, non so se staccarle subito. Vabbè, comunque sono questa a righe navy, azzurrino e bianca. Allora, sono contenta di aver preso l'M perché sono un po' appunto questa oversize, un po' boxy, e si sente che sono, cioè è un cotone bello. E adesso aspetta, provo una. Adesso c'è l'altro pacco. Pacchettini. Allora partiamo con quello piccolino. Già mezzo aperto, che è successo? Allora, adesso vanno un sacco di moda i Labubu, ma a me non piacciono tanto personalmente, però mi piaceva comunque l'idea del bag charm e ho visto questo e ho detto è un cagnolino aviatore, perché metto gli accessori. Carinissimo. Niente, spero di non perdere gli accessori perché senza è un po' vuotino, però
è proprio carino. L'altro, questa è una cosa che era davvero tanto tempo che volevo prendermi, però insomma era un extra, non è un essential, magari lo diventerà. È un set per il matcha. Wow, ok. Allora c'è tutto. Qui c'è il tovagliolino anche per mettere sotto. E poi questo è, l'ho preso azzurro. Abbiamo il colino e la palettina in legno per prendere il matcha. Non mi ricordo il nome preciso di questo, però si è aperto. Ok, però è la whisk di bambù. Poi c'è il porta whisk, nel senso che questo si mette qua perché rimanga largo, della dimensione giusta. Non pensavo fosse aperto sul fondo. Poi c'è la ciotola con, io la volevo anche con lo spout, cioè la cosa per far uscire, ma è un colore stupendo. A parte che c'erano tanti bellissimi set verdi, però ho detto no, io voglio che risalti un po' il colore del matcha sopra questo. Adesso dovrò con calma pulire tutto per provare a usarlo. E poi c'è anche un'altra cosa in più, che è questo, che è per poggiare, ed è un'ondina. E niente, ufficialmente avrò il mio matcha corner. E adesso vado a fare la lavatrice, anche perché queste odorano proprio di, sono appena uscite dalla fabbrica, quindi, o forse sono l'odore di, sono state troppo in magazzino, quindi. Facciamo del matcha. Sto per andare all'esame, mi sto un attimo cagando sotto, sono abbastanza preoccupata. In realtà l'esame in sé non è difficile, cioè è letteralmente la cosa più facile che poteva darci. Cioè ci aveva dato già le 5 domande su i vari argomenti, cioè sono abbastanza generiche, però sono sugli argomenti che abbiamo trattato al corso. E in pratica io adesso andrò, prenderò una domanda e poi ho 20 minuti per prepararmi con i miei appunti, è un bel discorso da fare. E poi appunto sono 20 minuti di esame, 5 minuti in cui io parlerò e presenterò, e questa parte penso che sarà ok, nel senso sono relativamente preparata su questo, sono in grado di parlare per 5 minuti. Il problema poi è che ci sono 10 minuti in cui mi faranno domande su quello di cui ho parlato, e lì non so bene come andrà. Appunto ho detto prego che il superpotere italiano funzioni, cioè il potere della supercazzola e dell'arrampicarsi sugli specchi in maniera incredibile, e niente, è l'unica cosa in cui posso sperare. Quindi vabbè, devo andare. Spero di aver preso tutto. Il mio braccio sta un attimo tremando. Esame fatto e è andato esattamente come mi aspettavo, nel senso se l'ho passato. Sono riuscita a fare la presentazione in modo ok, e poi nelle 10 minuti di domande in alcune sono riuscita a rispondere abbastanza bene, in altre non riuscivo a, cioè
mi ricordavo esattamente in quale punto degli appunti c'era la scritta, proprio la frase che mi serviva per rispondere, ma non riuscivo a ricordare la frase. E quindi appunto nella parte delle domande non sono riuscita a rispondere benissimo, quindi ho preso un 7, che giusto, e nonostante la scala di valutazione, se entri in sala, sia un po' abbastanza strana, il 7 equivale più o meno a un 7 italiano, quindi dai, cioè nel senso esame passato, si accetta e si va avanti. Però sì, almeno questo peso si è tolto. Niente, adesso devo fare un po' di servizi. Well, you know what this fucking means. Sono stracontenta, a parte che, allora, penso di stare sviluppando un'allergia di qualche tipo, perché sono 3 giorni che ogni volta che esco di casa, ma a volte anche in casa, ho il naso irritato, la gola pure e gli occhi, e io non sono mai stata allergica al polline, eccetera, quindi non so bene cosa stia succedendo, però è una cosa odiosa. Comunque anche questa volta problemi con la consegna del pacco e sono andata a ritirarlo nella sede, però la mia coinquilina adesso ha accesso a un'auto, quindi siamo andate in macchina e poi ci siamo anche fermate un attimo allo store center, abbiamo fatto un po' di giri, perché per me sarebbe stato un po' un casino domani, visto che lavoro e poi torno stanca, non avevo voglia di farlo spedire in un altro punto, eccetera. Quindi ho detto, senti, andiamo a ritirarlo direttamente, e per questo anche non è mezzo già vivisezionato prima di entrare in camera mia. Come l'altra volta, ben 16 kg che mi sono divertita a portare su per le scale. C'è un lato che è un po' preso male, però non mi sembra che ci sia nulla di umido in giro, quindi credo che, siccome anche l'altra volta erano stati incartati benissimo, credo sia tutto intatto. Questa è la bellezza, davvero. Allora, ci sono anche c'è un divisore che divideva le varie sezioni. Cos'è? Mastro bianco, borsa con telomare? Io in realtà ho bisogno di un telomare in microfibra. No, vabbè. Io devo comprarmi un telo in microfibra. Cioè, questo se vado in spiaggia perché ho solo i teli. No. Cioè, come facevo a sapere? Io non l'ho detto. Non mi ha detto che l'avrebbe preso. È anche non brutto. Adorissimo. Mia zia, senza sapere, sapeva. Forse quando gli ho detto che ero andata qualche volta in spiaggia ne è venuta l'idea. Allora, oddio. Mi sembra che sia tutto okissimo. Allora, albicocche ciliegie. Ci sono un sacco di ciliegie nuove. Queste pesche. Questi le avevo detto che in realtà non mi servivano, ma li avevo appena finiti. Quindi anche questo cade a pennello. Anche il sale grosso quasi finito. Adoro, sì. Allora, sono un attimo sbattute, ma cacchio, delle zucchine piccole, verdi, sottili, che sanno di zucchine e non di acqua. Thank God. No, thank God, thank mia zia. Again. I taralli morfettesi, imbattibili. Mix anacardi e mirtilli rossi. Dei bei rigatoni. Fusilli corti bucati. Ovviamente orecchiette. Non serve che dica nulla. Caffè
quarta, anche questi i pugliesi sanno. Poi vabbè, questi adesso ho un po' fame, quindi non farò di nuovo tutto l'isballamento delle tutte le salse, le cose, però appunto questa so già che è salsa, forse un pesto, dei ceci, altra salsa, e poi, allora, sempre lui, il signor Olio, un po' di altre cose, delle linguine, deodorante Breeze che mi mancava. Ah, questo l'hanno buttato qua dentro così basta, però ci sono un po' di nuovo cose, paniangeli varie. E niente, davvero contenta che sia arrivato tutto. Che è arrivato tutto a posto e spaziale. Questo è l'haul. Comunque al centro commerciale ho preso due cosine, nel senso ho preso questo toppino estivo perché era in saldo e sembrava, cioè, un materiale effettivamente estivo, non poliestere, però insomma this is cute. E poi ho preso, erano in sconto da Tiger, i chopstick, sempre da Tiger, cioè i contenitori da viaggio però morbidi. E poi ho quasi finito il mio quadernino dove faccio journaling, cioè dove appunto faccio un po' i miei sfoghi, e quindi ne ho preso uno nuovo da Sostenegrine. Questo è tutto ciò che ho preso. Ah, poi la ricarica di sapone per mani da Norma. Vabbè. Adesso devo finire di sistemare sta roba. Sono in ufficio oggi, ma mi sento davvero la gola in fiamme e il naso che continua a colarmi. Mi sento proprio, cioè, è proprio tipo irritata, quindi non vedo l'ora di tornare a casa, cioè tornare a casa, tornare in città e passare alla farmacia e chiedere un... cos'è? Non so neanche come si chiama, l'antistaminico? Terribile. Allergy medicine acquired. Prima di uscire dall'ufficio stavo parlando del fatto che appunto volevo passare in farmacia per prendere un antistaminico e una mia collega mi ha sentito, ha letteralmente va nella sua borsa, tira fuori un'intera confezione di Benadryl e mi dà una... cioè me la voleva dare tutti, le ho detto senti prendi una pastiglia, vedo se effettivamente aiuta, perché magari appunto non è allergia a qualcos'altro. Però secondo me ha aiutato un po', perché appunto quando sono uscita a prendere il caffè avevo molta meno infiammazione. Comunque sono ancora un po' infiammata, con il naso infiammato, insomma non sto ancora benissimo, però decisamente ho avuto molto meno reazione quando sono uscita per prendere il caffè e siamo state fuori a bere invece che quando sono stata tutto il giorno oggi in ufficio. Quindi mi sono presa appunto una confezione da 10, vediamo se effettivamente aiuta, però penso che sia proprio questo il problema. E cioè, non posso essere allergica alla primavera, stiamo scherzando. Però è davvero una sensazione fastidiosissima, mi dispiace per chi ha vissuto con questa cosa per tutta la propria vita, perché è davvero fastidioso. Cioè non è che fa male, è proprio... Stasera mi riposo, domani e domenica devo fare un grande ripasto di danese, però domani sera facciamo anche festino a Blabahus, quindi mi devo riposare per essere pronta per festeggiare. Ok, mi sento proprio madonna, ho proprio il naso bloccato. Sto usando un botto di fazzoletti oggi, ma va bene, anche la mia voce si sente che non è al top. Però appunto lunedì ho l'esame in danese e adesso sto ripassando un po' da sola e poi probabilmente oggi pomeriggio mi trovo a ripassare con alcuni dei miei compagni di corso di danese e la situ è questa.
abbiamo un sacco di schede, di cose, cioè c'è il libro ma abbiamo anche un botto di schede. Io ci sono delle cose che non ho mai memorizzato bene, tipo alcuni numeri, cioè non tutti, alcuni, e anche tipo le risposte veloci, e questo è uno schemino tipo, perché devi dire tipo Liaone, poi te, poi e poi anche alcune domande mi confondo, insomma un po' un caos. Addio. Stato sessuale. Sono andata a fare la spesa e mentre stavo, cioè, fuori mi sentivo proprio il naso e la gola irritati, comunque meno di ieri, perché ieri sentivo proprio grattare tantissimo, e oggi forse perché forse ho trovato la causa, forse no, cioè col fatto che ho preso l'antistaminico stamattina sono meno irritata, ma mi sento davvero, quando sono all'esterno, comunque il naso che stava esplodendo. Quindi mentre stavo per rientrare a casa ho incrociato due amici con cui mi devo trovare per ripassare danese e le ho detto raga, io adesso mi butto un attimo a letto perché mi sento davvero da culo e voglio sentirmi decente stasera, quindi sì, quindi ripasso un po' da sola e poi domani spero di stare meglio e di ripassare insieme, però